Quest'oggi partiremo per un tour di 2 giorni nella valle del Colca. Dimmi un po' dove andiamo, cosa andiamo a vedere. No, dillo tu. Non lo so. Male. Io quello che so di questo tour è che è una bella valle di formazione naturale, la più profonda al mondo. La cosa che mi preoccupa di più è l'altitudine che raggiungeremo, ovvero 4800 metri. Però per fortuna ho comprato un po' di caramelle alla coca, fatte con la foglia di coca. Ma sicuro quest'anno troveremo foglie di coca, tipi che vendono No, foglie oggi di vediamo coca. anche gli alpaca. Me li abbiamo già visti ieri gli Sì, ma alpaca. ieri erano due sfigati e non si poteva neanche avvicinare. E oggi invece, Oggi invece no. Pascolano liberamente oggi. liberamente, vabbè. Vedremo, sono curioso di vedere su che fatiscente bus ci faranno salire. Stiamo facendo il nostro primo stop di questa prima giornata. Qua siamo a 4000 metri sul livello del mare. 3800. 4000 dice il mio orologio. In mezzo a nulla, come si può vedere. E questa è un'area dove ci sono i vicuñas. I vicuña fanno parte della stessa famiglia degli alpaca, dei lama, però la differenza è che vivono solo allo stato brado, non possono essere domesticati a quanto pare. 4000 metri e devo dire che per ora non sento nessun mal d'aria, non sento nessuna nausea, sto bene. Clara, come stai? Per Bene. adesso bene. Sì, per adesso bene. C'è un bel freschino, ma neanche troppo. C'è questo sole che scalda tanto. Ed ecco qui, paghiamo il pedaggio dell'autostrada a 4000 metri. Pagato. Eccoci qua di nuovo con i nostri cari amici alpaca. Ciao alpaca! Siamo in mezzo a questo stupendo canyon. Bellissimo. Ah, è uguale a Clara quando mangia. Ma c'è da dire che l'altezza si sente tutta, cioè il mal d'altezza si sente tutto, appena inizi a muoverti un po', inizi a fare un po' di movimento, inizia a mancarti l'aria. Infatti adesso devo fermarmi e mi faccio un bel tè alla coca. Si gira un po' la testa, quindi tè alla coca. Io tè alla mugna. E cos'è il tè alla mugna? È una cosa che fa bene anche Il tè alla ci mona? aiuta a digerire il mal di stomaco e al mal d'altura. Ecco un gruppo di vicuña selvatiche. Ecco un'altra vicuña selvatica che passa in mezzo. Condor a dimensione reale, incredibile, gigantesco. Dal senso. E finalmente gli stop che ci piacciono, ci siamo fermati perché a quanto pare qui ci sono delle terme naturali vulcaniche, con temperatura dell'acqua 35-40 gradi addirittura dicono. E il costume ce l'ho, Clara anche, non vediamo l'ora di lanciarci dentro. Ecco i famosi bagni termali. Clara che è appena uscita dalle terme. Come stai Clara? È caldo adesso? Fa freddino. Come mi asciugo questo coso che è tutto bagnato? Per la scienza, progetto pizza 3500 metri in Perù. Abbiamo ordinato una pizza familiare con salsiccia, con chorizo, Vediamo se è piccante. con chorizo. Vediamo cosa arriva. Sarà super piccante. Io ho molta fame perché non ho neanche pranzato oggi, perché non mi sentivo tanto fame perché non stavo bene. Quindi adesso sto morendo di fame. Ecco che è arrivata la pizza. Perfetto, viva. Vediamo Clara che assaggia la pizza. Questo chorizo, un colore. Non guardare il colore del sorriso. È per la scienza. Com'è? Non male, È che la massa è zuccherata, ci mettono zucchero questi nella pasta della pizza.
lievito non esiste ovviamente. Sembrano tipo quelle congelate, ma per la scienza questo è l'altro. Eccoci qua a farci riconoscere come sempre. Questa mattina sveglia prestissimissimo per andare a vedere i condor. Però prima di andare a vedere i condor tappa il mercato locale e questi stanno ballando alle 7 di mattina così. Ed ecco la Colca Valley. La Valle del Colca. E Colca River? La Colca Valley. Mercati in qualsiasi posto inimmaginabile. Ho comprato un maglioncino peruano. Adesso ci facciamo una bella camminata a 3700 metri d'altezza. Ovviamente dovremo andare piano perché sennò all'altitudine l'aria rarefatta si farà sentire e avremo difficoltà respiratorie, cosa che non vogliamo assolutamente avere. Ecco un condor. Private condor. Pensavo di essermi abituato a questa altitudine, ma a quanto pare no. Ci ho fatto veramente 20 metri in salita, camminando ma pure lentamente, però li sto sentendo tutti. C'ho il fiatone. Però il paesaggio è incredibile, incredibile. Incredibile. Praticamente, allora qui non ne abbiamo visti tanti, cioè siamo arrivati e non hanno smesso, ma prima negli altri mirador un po' meno turistici ne abbiamo visti tantissimi, è veramente molto suggestivo. Peccato che qua è tutto, veramente tutto turistico. E poi ci sono sti condor fake, cioè queste persone travestite da condor. La cosa più cringe della storia. A la 1, a las 2 y a las 3. Tra l'altro è una tipa vestita da condor. Listo. Adesso ci hanno fatto fare una breve tappa per provare un drink locale fatto con un frutto che si chiama il sancaio, che sembra il kiwi, cioè è uguale identico al kiwi ma in realtà è super amarissimo, e questo è il drink. Cioè, Con questa view incredibile. C'è lo sciacquone manuale nel bagno. ah, grazie per la info. Sembra kiwi. Buongiorno, questo è il luogo in cui ci siamo svegliati questa mattina sul lago Titicaca. Incredibile.
con addirittura le paperelle. Siamo proprio in mezzo al lago. L'unico modo di inquadrarsene è tramite questa barca qui e quella barca lì. Queste sono le strutture su cui si può dormire, fatte appunto di, sembra tipo una specie di bambù locale, senza romperla. Incredibile. Eccoci qua, oggi va così. Guardate Clara che carina qui. Buongiorno dal lago Titicaca. Guarda cosa mi ha fatto, tutte le trecce. E la mia gonna, scusa, fai vedere il mio outfit. Occhio che cadi dentro. Ecco l'outfit di Simone. Cosa mi Bellissimo fanno sombrero. fare ogni volta? Sempre farsi riconoscere. Adesso andiamo a fare un giretto con la barca tradizionale. Eccoci nella barca tradizionale che, ripeto, sembra una gondola. La cosa che personalmente mi ha colpito di più della storia che ci ha raccontato è che qualsiasi cosa che fanno, qualsiasi cosa che utilizzino abbia una funzione precisa. Ad esempio anche i 3 gatti che abbiamo visto nella nostra isola fluttuante, certo che la loro funzione è cacciare i topi. Anche io ho chiesto ma come i topi? Come fate ad avere dei topi in mezzo a un'isola galleggiante, in mezzo a un lago? Ha detto vengono nuotando. Novità, a quanto pare i topi possono anche nuotare per raggiungere l'isola. Eccoci, siamo in un'isola flottante degli Uros e loro vivono così. Cioè, l'isola comunque è gigantesca, pensando che appunto è fatta di radici. Sì, la cosa interessante è che loro vivono qua tutto l'anno. No, dicevo che la media di famiglie vivono con niente, alla fine hanno la loro casetta di paglia, però sono felici. Questo cosa ti fa capire? Forse meno hai, più felice sei. Guarda! Roviniamo i discorsi filosofici per salutare le papere. Sì, sono felici anche se alla fine sono una comunità, quindi l'amicizia che li lega, si aiutano uno con l'altro. Ci raccontava anche la nostra guida qui. Ovviamente ci sono anche tanti tips tra di loro, ma la cosa interessante che diceva è che queste isole, cioè per fare una grande isola bisogna attaccare tanti pezzi di radici. Ogni famiglia attacca il suo pezzo di radici, così l'isola rimane ferma e non si muove, diciamo. Dicevano appunto che tante volte ci sono dei litigi per chi contribuisce di più, chi contribuisce di meno alla vita dell'isola flottante. Quindi dice che tante volte le soluzioni le risolvono tagliando i fili che legano le varie isole. Si separano le radici e così ognuno ha la propria, rimane con la sua parte di isola. Anche loro ovviamente litigano. Sono umani. Però è cioè è bello perché sono proprio delle comunità, quindi secondo me hanno proprio un legame che va al di là dell'essere vicini di casa, sono proprio come una grande famiglia. E finalmente, dopo una notte intera di viaggio in bus da Puno, buongiorno da Cusco, o per chi ha visto Le Fuglie dell'Imperatore, Cuscotopia. Questa è sicuramente la città più turistica ed iconica del Perù. Fra un'ora abbiamo il solito nostro free walking tour, ci spiegheranno la storia, eccetera eccetera, vedremo un po'. Finora l'impressione di questa città è molto molto buona.
tutto ordinato, tutto un pochino più pulito rispetto al solito, molto più turistica, molto più attrezzata per il turismo, bella impressione. Eccoci al mercato di San Pedro, vediamo un po' cosa possiamo trovare qua. Allora, il mercato è diviso per zone, cose interessanti da comprare. Qua c'è la zona del cerdo, l'area della carne. Tra l'altro prima stavo passando qua e ho visto delle belle teste di bovino intere, fresche appena tagliate, mi ha detto il tipo. Ecco l'area dell'artigianato. Ah, questo è Sharon, il drago di Dragon Ball. Non capisco che forma sia questa. Io questo qua è un ceviche che farei. Un bel ceviche, andata. Allora, il nostro pranzo al mercato di San Pedro di oggi prevede il ceviche e questo è l'antipasto che ci ha offerto la signora, che è una zuppa di pesce, sembra. Ottimo, bella calda, bella saporita. Ecco il nostro ceviche di trota. Ricordiamo che il ceviche è pesce crudo, tipo sushi, con cipolla e chips di platano. Ottime. Sentiamo com'è questo ceviche. Ottimo, bello fresco. Qua intanto siamo appena usciti dal mercato di San Pedro e anche attorno al mercato è pieno di negozi che vendono di tutto e di più, dai maglioni, pantaloni, borse. Ecco Plaza de Armas di Cusco, mamma mia, guarda che disastro di gente, guarda quanti turisti. Beh, anche la sera mica male la vista da qui, eh? E qui si conclude la nostra giornata. Domani mattina sveglia alle 6:30, faremo un tour della Valle Sacra e vedremo anche delle saline.